Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Abbiamo lasciato Palestrina per tornare a Roma, nel quartiere Collatino. La scena cantautorale romana ha sempre regalato artisti e album di un certo spessore e oggi è in fervore più che mai, come lo dimostrano tanti artisti come Valerio Giannoni e la sua band. Un gruppo che coniuga la tradizione folk con numerose influenze per un sound raffinato, riflessivo, ironico e leggero. Andiamo ad incontrarli. Ciao Valerio, ciao Lara di Garage & Roll. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, grazie di averci ospitato nel vostro box. Grazie a voi. Che è un mondo parallelo un po' per voi questo posto. Sì, come lo sì. vedete? Beh, certamente un box, diciamo, qui si presta molto perché sopra di noi ci sta un parco, quindi non si, diciamo, i suoni rimangono abbastanza chiusi, insomma, rimangono qui e non vanno a disturbare i palazzi intorno. E eccoci, siamo arrivati. Perfetto, siamo qui. Allora, apriamo questa bascula. Grazie, ci fanno strada. Come si sta freschi in questo box, ragazzi? Siamo a luglio e siamo a una temperatura ideale. Abbiamo un efficientissimo sistema di condizionamento dell'aria qui del 1980 più esatto. o meno, però funziona. Esatto, ancora ci rinfresca. Esatto, quindi adesso ci faranno ascoltare qualcosa e tratto dal loro album, sia Fantautore del 2014 che Ciechi Fantasiosi del 2018. Quindi buon ascolto. faremo il pensiero. E stavolta ti ho accostato con la mia condoglianze, potrebbe guai, condoglianze che non guasta mai. Un artista si riconosce da come gioca con ciò che non mette da parte. Io ho messo via troppe cose per servirmi parte di te. È partito il cronometro, amici di Garage & Roll, ma i tempi non li rispetteremo quasi mai, perché anche oggi è una grande puntata all'insegna di un cantautore, ma invece abbiamo trovato Guarda una che grande dobbiamo band. riuscire a farla di 7 minuti perché Valerio 7 è un tema vedremo. Allora, tempi serrati, parola a Lara, vai, no. in questo set. Va bene, siamo qui in compagnia di Valerio Giannoni e tutti i suoi bravissimi musicisti. Presentatevi, ragazzi. Sono Lorenzo Vitale, suono il basso, ho 3 anni abbondanti, quasi 4 che suono con Valerio e sono contento di far parte del secondo anno. Bene. Poi abbiamo un elemento particolarissimo All'accetto, quindi Massimiliano sono il sassofono, do un po' di qualche nota di colore con il sassofono. Direi anche elegante, no? Marco Capotosto, batteria, e sono con Valerio anch'io. E percussione, oltre che un ottimo cantautore, un ottimo artista, anche un ottimo amico col quale abbiamo condiviso tanto anche fuori dalla musica. È stretta nella tua. Si può dire che è un bravo compagno di viaggio e di musica, quindi Esatto. per entrambi, per tutti voglio dire, sì, no? senz'altro. Quindi perché se li hai scelti, voglio dire, qualche motivo ci sarà. Perché poi tu inizi nel 2014 con Fantautore. Esatto, con un'altra formazione, cioè diciamo della vecchia formazione c'erano Massimiliano e Marco, e poi lì c'era anche un altro bassista e pianoforte e tastiera, insomma.
e quindi nel 2014. Nel tempo poi avete appunto, ecco, dopo 4 anni invece adesso nel 2018 avete realizzato questo Ciechi Fantasiosi. Esatto, infatti ti volevo chiedere questo. appunto se c'è un filo conduttore tra i due album. Allora, il primo album diciamo che contiene 7 brani e anche il secondo. Per quello 7 giusto, già. Questo 7. Ma il 7 è un numero che ricorre spesso nella mia vita, insomma, 7 multipli di 7, adesso senza stare a fare numerologia. E poi senza chiedere il permesso di diventare grande, e poi grande non sei mai. Hai provato a grattarvi il calcare delle lacrime dagli occhi, ma la vita è dura e noi, come fossimo di latta senza battiti d'incanto, ansiosi di sembrare degli eroi. Siamo ciechi, fantasiosi, immaginiamo il mondo a nostra forma e fragilità. Come i nostri spettatori poi vedranno, Valerio Giannoni, ecco, questo progetto è un progetto cantautorale, ma che ha una vena folk, che guarda insomma la tradizione del cantautorato anche italiano, no? Della tradizione. Come vivete e come vi muovete nella scena attuale contemporanea appunto del cantautorato di oggi? E se avete dei consigli o degli ascolti che volete dirci o volete dire ai nostri? Per esempio, adesso diciamo oltre alle band del mainstream, tipo quelli che insomma che vanno un po' per la maggiore, però abbiamo scoperto da diversi anni un bel mondo underground che grazie anche a programmi come i vostri mano a mano viene scoperto, e con tanti cantautori molto molto bravi, a partire da quelli già un po' più conosciuti, tipo ecco Dente e Brunori, che cominciano adesso a essere un po' più, che la tua voce un po' ricorda Dente, cioè, hai delle somiglianze ma positivamente, cioè comunque avete una calata e poi per esempio anche meno conosciuti ma comunque più conosciuti come Ziba, ma poi andando più giù come per esempio Emanuele Galoni o Emanuele Colandrea, insomma sono cantautori che insomma che ci piacciono, che seguiamo e stimiamo. Sì. Diciamo, non so. Il cantautorato, quello che volevo chiedere, è un genere che magari ha fatto l'ossatura della nostra cultura con i De Gregori, insomma, agli anni '80, diciamo. Però diciamo di recente ha preso un nuovo lustro, però secondo me, lo dico in una maniera un po' polemica, diciamo, anche un po' commerciale. C'è un cantautorato di tradizione, uno più di moda, c'è da dire. Uno più che guarda la guardia, con una scena un po' più elettro. Secondo me è una questione, come in tutta la società oggi, un po' il mercato che tende un po' a guidare purtroppo anche l'arte in certi aspetti, arte se possiamo poi continuare a chiamarla, però insomma probabilmente è quello che sporca un pochettino. Ci sono i talent dove devi per forza essere più bravo tecnicamente quella cosa, perché altrimenti non sembra che non funzioni, che non vai bene. Invece secondo me riprendere un pochettino l'autenticità del dire vabbè, io faccio quello che faccio e vediamo come va. Piace a noi, diciamo. Esatto, se ti piace a voi poi piacerà sicuramente. Cioè in poi primis al il pubblico che divertimento, perché se ci divertiamo noi riusciamo anche a trasmettere questa sensazione a quelli che ci stanno davanti, ed è un più, insomma, al di là della musica in sé. Certo, poi no, per ora noi abbiamo sentiti live, abbiamo Grande visto questo divertimento, grande l'abbiamo divertimento colto, e grandi un arrangiamenti sound. soprattutto. Sax che poi ecco, come mai avete scelto il sax per questo? È nato nella prima band che aveva fatto Valerio, aveva visto che io avevo cominciato a suonare il sassofono, mi aveva chiesto se volevo partecipare. Io non avevo mai avuto esperienze con band, si mette qualche nota così all'inizio un po' meno, poi sempre un po' di più, no? Un laboratorio sperimentale. Voi vi definite anche un po' così, no? Beh, adesso come adesso, se non fai un po' di sperimentazione non tiri fuori nulla, esatto. Anche in ambito cantautorale. E comunque Valerio ha delle idee brillanti che noi cerchiamo, insomma, nel nostro piccolo di valorizzare. Continua a dormire, ma ti stava ce n'è ancora tanto da percorrere, da pulire, l'illusione e la verità, chi non sa non vuole capire. Prendi in spalla quello che ha importanza, lascia indietro ciò
detto che non ne ha delle tue scuse, non ne ho abbastanza, adesso ho voglia di partire. Spiegaci di questa cosa, perché volevo dire no, perché la fantasia poi è tutto ciò, tutto è un po' uno ossimoro, no? La fantasia invece è apertura, è libertà, no? La cieco fantasia, se volevo capire Esatto, quello, questo titolo. Il titolo si riferisce, a parte che è due parole che stanno in una canzone che è Giro di vita, e si riferisce un pochettino a come tendenzialmente affrontiamo la vita, cioè invece di vedere magari l'essenza siamo un po' chiusi con gli occhi per tante cose, per come dovremmo essere e via dicendo, e quindi siamo un po' ciechi, però ci immaginiamo chissà quale grande cosa che stiamo facendo, grandi movimenti, e quindi un pochettino, ecco, questo mi piaceva cioè quello volevo esprimere in questa frase, proprio questo contrasto. Ma c'è tempo ancora per sognare oggi? Cioè voi lo trovate del tempo? Sì, assolutamente. Ci sono tanti impegni, penso, come per tutti quanti. Cioè nel senso, ecco, nonostante la quotidianità. Sì, nella vita ci sono tanti impegni che comunque... Il sogno è sempre la via di fuga. Senza sogni saremo schiacciati. Tolgono pure quello, il sogno. La via di fuga. È dura ritrovarsi in saletta, perché comunque quando si viene da una giornata di lavoro si è stanchi, però varcata quella soglia tutto diventa più facile. Si ritrova E anche la forza della musica. Si esce rinfrancati, no? Sì, anche perché giustamente poi vivere di musica oggi è veramente un po' un'utopia, no? Cioè, secondo me. Il rumore da dietro è uscito il nostro grandissimo caffè. Che adesso verserò con comodo. Vai. Se è un cantautore sicuramente sarà l'anima creativa del CD, però siete anche una band, diciamo. Sicuramente, io quando insomma comincio a scrivere un pezzo, scrivo il testo, le prime note, nel senso un po' l'accompagnamento di chitarra, un po' in linea generale così, e poi dopo il lavoro in sala, soprattutto per quanto riguarda soprattutto la parte ritmica, cioè con Marco e Lorenzo, io magari posso dire questo pezzo mi piace farlo così, ma magari un pezzettino, no Lorenzo? Tipo noi mettiamo il nostro. Lo zucchero tutti uguali? Sì. Tutti uno. Nessuna dieta. Una mano, diamo una mano. Una mano c'ho sempre. Al giorno d'oggi qual è la difficoltà che trovate di più voi come musicisti? Cioè che sia la ricerca di una data, che sia stare dietro al web, in questo senso. C'è una cosa un po' più pratica la mia domanda. Allora, se la trovate, se avete delle sicuramente trovare delle date. Che è facile, la risposta è trovare delle date non è facilissimo, perché ecco, spesso nei locali la gente quando sta lì, ad esempio in pub o qualcosa, vuole sentire la musica che conosce, magari un Ligabue o altri tipi di musica. Vabbè, più che altro l'esigenza di contemperare le diverse esigenze, no? Cioè quindi scrivere qualcosa di nuovo stando qui in saletta, quella di seguire il web, e in questo Valerio fa un lavoro eccezionale, cioè io lo dico che no, perché lui è molto attento ai social, fortunatamente fa un grande lavoro di promozione, però ecco si deve aiutato in quest'ultimo periodo soprattutto da musica italiana emergente. Il portale web di musica indipendente, con Salvatore Imperio ne conosciamo veramente gente competente e che ama la musica. Sì, veramente con di cuore. Sì. Quindi questo è importante, avere dei buoni partner. Oh, grazie. Anche se bicchiere oggi. E sono convinto che Valerio Giannone e la sua big band, quando troveranno tante date e la gente ballerà, ne vedremo delle belle. Questo è il mio augurio, facciamo un po' una specie di cin col caffè la prima volta. E tu avrai preso un'altra strada, il mondo rosso fuori, accada quel che accade. E quindi questo, diciamo, a me mi ha veramente spiazzato e stupito la differenza di sound, diciamo, tra il CD e gli arrangiamenti che abbiamo sentito oggi dal vivo. E quindi ecco la domanda al compositore, ma anche alla band. Cioè voi la sentite la differenza?
Sì, c'è molta differenza. C'è molta differenza. Si accorge. Sì, nel CD sembra un pochino più fredda la cosa. Sembra proprio il CD È inevitabile, però credo che sia logicamente più credo impostato. sia più impostato, Sì. il suono cerca di essere sempre pulito, invece a volte qualche piccola sporcatura nel suono. Pubblico, diteci anche voi nei commenti se vi ha convinto Valerio e la sua band. Ma sì. Diciamo 7 è il numero perfetto, chi lo sa, dal vivo saranno in 7, questo dobbiamo solo andare Potrà a vedere crescere. per scoprirlo. C'è qualcosa che bolle in pentola a livello musicale? Cioè, state Sì, qualche progettando altro qualcosa? pezzo sta cominciando ad essere. L'altra tazzina è qui, Sì, sì. Ok. Qualche altro pezzo sta cominciando a frullare nella mente. Perché con una mente fantasiosa come la vostra, voglio dire. Sta cominciando a frullare nella mente. Una mente Sta creativa normando. non si spegne mai. Abbiamo un altro inverno da far passare, quindi Cioè, neanche il riscaldamento, no? il riscaldamento non ce l'abbiamo, però No, come non ce Ah, l'abbiamo? c'è anche il riscaldamento, niente. Vi diamo i nostri adesivi. Il nostro intanto. piccolo Il nostro gadget. piccolo gadget. Grazie. Cioè, piccolissimo. E noi invece intanto vi diamo. Certo, vabbè, gli diamo tutti come così, nel gli mondo diamo del così come pallone. stanno. Esatto, abbiamo lo scambio di Potete carte. tagliare le forbici arrotondate, voi li tagliate tondi e questi sono invece tagliati piccolini. Grazie. Con molto piacere vi regaliamo un CD. Grazie. Così lo posso ascoltare senza pubblicità, perché l'ho ascoltato prima. Grazie. Voglio solo sarà un spendere, piacere. se possibile, una parola sulla copertina che è stata fatta da una mia amica, un'artista molisana, Cerebellum. E ecco. Cosa rappresenta per chi non lo... E lei ha sentito l'album e rappresenta, diciamo l'idea è quella dei ciechi fantasiosi, perché praticamente ci sta nella copertina c'è l'otto volante, insomma la giostra che rappresenta un po' la vita, e poi c'è questo personaggio, insomma questa ragazza che dipinge con il fumetto, quindi la fantasia, con il cuore in mano. Sì. e ora un amaro lo vogliamo prendere? Certo, Ma ce lo prendiamo a offerta! camere spente, diciamo, No, perché dopo il caffè facciamo vedere che qua sembra no, finto, ci sta, sembra che caffè, scherziamo, caffè, quindi caffè, ci sta. amici di Garage and Roll, iscrivetevi al canale, diciamo se volete partecipare. Scriveteci a garageandroll@gmail.com Noi portiamo il caffè, voi l'amaro e siamo o qua. quello che voglio, insomma, pure un mate argentino, voglio dire, non per vabbè, forza ci l'amaro, inventeremo ognuno mette la sua. Se vogliono dire qualcos'altro, i ragazzi, vogliono Noi salutare abbiamo qualcun altro. la pagina Facebook Valerio Giannoni. Diciamo in più c'è il violino che è stato suonato da Enrico Cori. Che salutiamo. Enrico. Che salutiamo. Ciao, E un Enrico. ringraziamento particolare va a Evelino ben portato, che il suo contributo è stato fondamentale nella fase di missaggio, e poi una pazienza infinita. Dai, ne manca una, arriviamo a 7. L'ultimo? La mano del capo Ci sostiene sempre. perché è anche ispira. incluso in una canzone. Esatto, le gambe incrociate. Gambe incrociate. Gambe incrociate, se la senti. Sì. Questo ce lo, Allora, stato fatevi tanto un buon amaro anche voi sentendo la canzone. ce lo sentiremo subito in macchina al ritorno. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao a Non so tutti. se- Grazie mille a voi. Grazie a voi. Grazie infinite. Grazie a voi. Ciao ciao. 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 Nella prossima puntata di Garage and Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage and Roll.